EdMed è un prototipo di punto impresa digitale messo in essere all'interno del Piano Nazionale Impresa 4.0 da un programma di partnership tra l'Università Federico II di Napoli, dal programma di ricercazione Society in 4.0, con le Camere di Commercio di Salerno e di Caserta. L'obiettivo era quello appunto di addomesticare le tecnologie 4.0 a quelli che sono gli scopi delle nostre comunità. Siamo qui a Caselle in Pittari perché da un po' di anni un gruppo di giovani appassionati da un pugno di grani antichi ha messo su tutto un sistema di imprese embendate, quindi cooperanti con le comunità, per riattivare le comunità sulla base, diciamo, della coltivazione di quelli che oggi sono definiti grani antichi. Abbiamo dovuto chiamare degli hacker e quindi ci sono tutti il team del progetto Ruralac e i facilitatori e mentor del Dipartimento di Scienze Sociali che hanno studiato trasformazione digitale per le piccole e medie imprese. Ci sono tantissime parole inglesi, parole che non appartengono alla nostra tradizione, ma l'open source vuol dire che è di accesso pubblico, che fa parte della comunità, fa parte della società e quindi open source vuol dire, un po' come anche nel mondo dell'agricoltura, nell'ambiente che ci circonda, avere un'innovazione che è un granello di sabbia dopo l'altro, essere dei nani sulle spalle di giganti, innovare dopo che qualcun altro ha rilasciato online del codice, ha raccontato una storia online e tu aggiungi un capitolo, aggiungi una parola, aggiungi un pezzettino in più. Quindi vuol dire lavorare molto insieme, comunicare, condividere. Quando sono venuto a fare questo workshop qua che stiamo facendo a Caselle in Pittari, ho scritto a un ragazzo che non conosco in Russia e gli ho raccontato il progetto che facevamo. Lui vende un sistema per identificare le piante che ci abbiamo pacioccato, ci abbiamo giocato con i ragazzi e quando ha letto del nostro progetto era super entusiasta e questo è uno dei valori dell'open source, ti permette di condividere queste tematiche che sono sempre più forti in maniera orizzontale in India, in Scozia, in America, per innovare insieme anche in ambiti non tradizionalmente ascrivibili in un'ottica tecnologica, quali per esempio il mondo agricolo. Per creare questo ponte tra le tecnologie e le necessità quindi di questa comunità abbiamo dovuto mettere in campo diverse forze, quindi abbiamo dovuto chiamare la comunità degli hacker, anzi dei rural hacker del progetto appunto Ruralac e tutto un team di giovani studiosi del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli che hanno svolto un tirocinio per la facilitazione del mentoring, della trasformazione digitale delle imprese. Tuttavia questa volta si sono dovuti confrontare con un ambiente ben diverso e hanno dovuto lavorare sodo prima di poter dire la loro per conquistarsi anche la fiducia delle imprese e soprattutto delle comunità. Qui a Caselle in Pittari per fare un mentoring sulla trasformazione digitale delle tecnologie 4.0 con le aziende. Di solito noi presentiamo appunto alle aziende queste tecnologie, ma questa esperienza è stata completamente diversa dalle altre perché abbiamo imparato un sacco di cose. Infatti per ottenere la fiducia delle persone del posto abbiamo fatto un sacco di esperienze che non pensavamo di fare, come per esempio mettere il grano. Infatti i maestri della terra ci hanno insegnato proprio con la falce che hanno da almeno 60 anni con loro a mettere il grano, oppure addirittura preparare l'aia spargendo il letame, cosa che non avremmo mai pensato di fare. Questa cosa ci ha insegnato molto, ci ha formato, ma soprattutto ci ha fatto capire come poter innestare quindi questi sensori IoT per facilitare poi l'azione delle aziende. Allora, in Italia noi abbiamo un grandissimo ruolo perché l'Italia è la nazione in cui è nata Arduino. Arduino è una delle prime schede open source hardware, quindi elettronica rilasciata online. Questa innovazione è stata declinata in moltissimi ambiti e fa sì che uno può costruire dei sistemi, anche non appartenenti a Arduino ma sul solco di Arduino, che permettono di innovare a un costo molto contenuto. Questo è molto interessante, a me piace molto la metafora del sarto, perché tu hai questi vestiti
che puoi adattare alle esigenze delle persone, no? Alle esigenze, in questo caso, degli agricoltori. E molto spesso gli agricoltori sono all'interno di questo storytelling, all'interno di questa conversazione, e hanno un ruolo fondamentale, perché si parte dalle loro esigenze, si parte dalle esigenze degli utenti. Si dice, un termine di nuovo inglese, human-centered design, no? Cioè è un design, un approccio che vede l'utente al centro e che quindi intorno a lui si creano questi dispositivi, queste risposte tecnologiche a delle domande che vengono fatte dall'utente, vengono fatte quando si svolge il workshop. Mettere insieme il Faber e il Sapiens significa tenere insieme la pratica e il ragionamento che in qualche modo si sviluppa anche a partire dalle pratiche. In questi contesti appenninici la storia delle civiltà che ci hanno preceduto ci raccontano questo. I nostri seminativi conservano ancora le querce al centro e le pratiche sono uno strumento conoscitivo, le abbiamo, come dire, declassate e considerate quasi alla stregua del solo folklore, no? Della superstizione. In realtà quelle pratiche avevano un fondamento di ragionamento a carattere scientifico, era la prova e la riprova, no? Era Galileo in qualche modo, e quindi la necessità di oggi, in questa contemporaneità, nell'idea di voler vivere ancora di relazione con la terra e quindi di agricoltura, ha una necessità di fondo, quella là di farle le cose, di farle con una convinzione importante e con l'idea di costruire logiche, sistemi valoriali altri. Un esempio è quello che stiamo facendo con i miscugli, che è un lavoro che in qualche modo i nostri antenati hanno sempre fatto. L'essenza della ricerca partecipativa è quella di coinvolgere nella ricerca, noi parliamo della ricerca in agricoltura, ma questo potrebbe valere per altri settori della ricerca, le persone che dai risultati di quella ricerca possono trarre dei vantaggi o degli svantaggi eventualmente. Nel caso specifico del miglioramento genetico, siccome questa scienza produce varietà che poi nelle mani degli agricoltori possono migliorare il loro tenore di vita, possono concedergli l'accesso ai mercati, sembra più che ragionevole coinvolgere queste persone nello sviluppo di queste nuove varietà. Uno dei problemi che il miglioramento genetico partecipativo risolve è che il ricercatore che fa questo lavoro tende a vedere soltanto la varietà, mentre l'agricoltore ha la capacità di vedere questa varietà inserita in un contesto. Io faccio sempre l'esempio della resistenza alla siccità. Un metodo infallibile per produrre varietà resistenti alla siccità è di produrre varietà precoci, cioè che maturano prima che arrivi la siccità. Però poi l'agricoltore gli dice: sì, d'accordo, dal punto di vista biologico non ci sono obiezioni, però nel mio contesto, siccome io non posso vivere soltanto di agricoltura, io di solito semino e poi vado a fare un lavoro in città e torno per raccogliere. Se tu mi dai una varietà più precoce, io devo lasciare il lavoro in città 2, 3, 4 settimane prima, e allora il vantaggio produttivo che io conseguo con questa varietà mi compensa per le settimane di stipendio in meno che io prendo dal lavoro. Ecco, questo è un tipico esempio di una soluzione che biologicamente è impeccabile, ma che socialmente non può essere accettata. Ma secondo me innovazione significa anche anziani, perché se tu non sai chi sono gli anziani, se non hai un legame con gli anziani, come fai a capire che ti devi innovare? L'anziano è il puntello, è il punto. Dico in modo un po' così poetico, però mi piace dire sempre che l'albero per muoversi mette le radici. E in qualche modo l'innovazione chiede questa necessità, che noi nella logica del capitalismo abbiamo pensato sempre come superamento. Buttare il vecchio e prendere il nuovo, buttare il vecchio e prendere il nuovo, buttare il vecchio e prendere il nuovo. Invece no, l'umanità ha sempre innovato e il vecchio è diventato sempre la base per il nuovo. Quindi l'anziano, come dire, è innovazione, questo è un presupposto di fondo. Poi secondo me ne vanno legittimate le memorie. Ne vanno legittimate soprattutto la capacità di essere memoria, di essere come una scheda, come una memory card.
che tu l'hai dimenticata, a un certo punto la ritrovi e ritrovi pezzi della tua vita o della vita di qualcuno. E quella memoria là, loro per noi rappresenta un patrimonio immenso, no? C'è il Palio del Grano, è proprio questo contatto e questa memoria, aver abilitato quella memoria. Credo che godiamo ancora per qualche decennio di questa memoria. Dopo ci sarà una memoria nuova. Abbiamo ben chiaro che in quest'ottica le tecnologie 4.0 non possono sostituirsi all'uomo. Molte delle attività ad alto valore aggiunto rimangono necessariamente, devono rimanere, diciamo, appannaggio di quella che è l'attività umana. Tuttavia possono dare un ausilio importante. E quindi si è visto che rispetto anche alla coltivazione, diciamo, di questi grani, avere dei sensori che riescono a misurare oggettivamente quelle che sono le condizioni climatiche, il livello di umidità, dare tutta una serie di informazioni può aiutare a creare dei modelli predittivi per individuare quali sono quelle specie di grano che meglio, ad esempio, reagiscono con il cambiamento climatico. Oppure come tutte queste informazioni possono entrare all'interno di un quaderno di campagna che crea le condizioni per un'integrazione orizzontale che aiuta a coordinare le varie attività di tutti i singoli produttori distribuiti su areali molto vasti. L'augurio che vi faccio è che questo hackeraggio, che questa modalità di rottura positiva di uno schema non più soddisfacente per qualche cosa di nuovo e di diverso possa diventare anche un modello per altre realtà. Per esempio, io apprezzo molto il fatto di vedere il grano, mietere il grano, vedere la farina, vedere trasformarla in pane, trasformarla in pasta, trasformarla in pizza, trasformarla in focaccia, questo nelle case, questo nelle famiglie, questo nei ristoranti. Ecco, questo direi è proprio il passaggio più straordinario, e questo significa distribuire delle ricchezze, che non è soltanto ricchezza economica ma è ricchezza culturale ed è anche identità aperta, non identità chiusa, non identità privata, è un'identità aperta, perché il vostro discorso e le persone che voi qui avete chiamato sono persone che hanno colto la vostra opportunità, ma per aprire un discorso verso tutti, perché qui il tema vero è il cibo sano, è recuperare un'agricoltura di comunità che dia soddisfazione a tutti. L'azione di mentoring per la trasformazione digitale, no, di questa comunità di produttori per forza di cose ha dovuto avere, diciamo, delle dinamiche diverse, quindi sostanzialmente non si è potuto organizzare dei focus group o delle analisi di flusso strutturate, ma tutti i nostri mentor hanno dovuto lavorare fianco a fianco con i produttori. E questo anche per guadagnarsi la loro fiducia e per poter carpire in maniera destrutturata, quasi empatica, i loro bisogni. È stato interessante vedere che uno dei bisogni, diciamo, principali, quindi una delle problematiche per la coltivazione di questi grani antichi, è il fatto che a differenza delle specie selezionate, no, quelle OGM che sono più basse, questo per favorire le dinamiche, diciamo, di metitreba automatica, sono invece queste delle specie molto più alte. Si spiega antropologicamente perché la paglia era la moneta con cui si scambiava l'energia dei buoi che serviva per sostanzialmente separare i chicchi dalla crusca, e per fare questo quindi i contadini, i coltivatori scambiavano questa paglia. E il problema di dello stelo più alto quindi si provoca spesso l'allettamento delle spighe, quindi con questa soluzione, una delle soluzioni, quindi oltre a misurare la crescita del grano, quindi a dare questi tipi di informazioni, può anche monitorare il momento in cui si alletta la spiga e mandare un impulso direttamente sul cellulare del coltivatore, che in qualche modo può andare a correre ai ripari. Un altro problema molto sentito, no? Quindi, che è emerso dall'incontro quindi con i produttori locali, è stato quello dei cinghiali. Questo è un problema in realtà di tutto l'Appennino italiano. Le popolazioni di cinghiali sono molto, molto numerose, spesso entrano in campo e distruggono tutto il raccolto. E quindi si è pensato di dotare quindi questo spaventapasseri robotizzato anche di sensoristica collegata al filo elettrico, quindi che circonda i campi, così che quando si avvicinano
i cinghiali avverte un calo di tensione e può mandare degli impulsi acustici volti a disturbare, diciamo, il cinghiale per mandarlo via. Queste informazioni, così come le altre, entrano all'interno di un quaderno di campagna che è stato appositamente programmato su un'app. Diciamo che Caselle in Pitteri, grazie al palio, per noi ha rappresentato una focagna da subito, cioè un focolare, avere un centro, è come una sorta di luogo sacro. Però Caselle, grazie al palio e grazie al fatto che noi attraverso il palio abbiamo iniziato a conoscere il grano e il mondo del grano, ha costruito una sorta di centralismo rispetto a una serie di relazioni sugli altri paesi dell'Appennino. E il palio è diventato l'esperimento per costruire questa cosa dei comparaggi, cioè giocandoci. Quindi costruire relazione in una diversità indigena del territorio, che poi è una prossimità, 10 km tra un paese e l'altro, ma strutturare questo legame secondo una logica che è la logica del comparaggio, dei compari, con l'idea di strutturare una relazione interpersonale, cioè ritrovare in una radice unica, culturalmente data, la base della relazione. Le tecnologie bisogna utilizzarle tutte, tutto quello che è nuovo, moderno va utilizzato. Non parlo degli OGM, perché quello adesso è qualcosa che potrebbe essere utile, ma ancora prematuro dirlo, no? Cioè dobbiamo ancora studiarci bene. Però sicuramente col germoplasma, questo che abbiamo, fare marcatori molecolari per capire qual è la variabilità genetica, utilizzare sistemi anche con i droni per monitorare i campi, il grano in campo, e fare tutto questo deve essere applicato. Monitoraggio della sanità fitosanitaria del grano può essere fatto adesso con dei droni e bisogna in un futuro utilizzarli. Avete la possibilità di poterlo utilizzare, perché loro fanno un monitoraggio che noi per poterlo fare spenderemo giornate intere. Quello con un volo lo fa in 10 minuti. Cioè tutto quello che serve per migliorare la produzione e garantire una produzione sempre migliore va applicato. Se vogliamo macinare a pietra, macinare a pietra dobbiamo applicare tutta la tecnologia a monte della macina a pietra, che va dal selezionatore ottico, dalla tavola gravimetrica, tutta la tecnologia che adesso c'è per avere una galiosside sana per essere poi macinata. Quindi tutto deve essere applicato, anzi la tecnologia ci permette di tornare alla macina a pietra. C'è da dire che la vita risponde sempre alla vita. E quindi l'innovazione è un dispositivo che risponde sempre alla legge di sopravvivenza. Del resto pensate a un cocomero, un'anguria, che cos'è? È qualcosa che ha accumulato, no? Una riserva d'acqua per far sì che in un ambiente di siccità, rompendosi, garantiva l'umidità per far sì che i semi potessero proliferare e quindi far crescere nuove piante. Quindi nel tempo la capacità di alcuni anche errori, malformazioni di questa cucurbitacea che l'ha selezionata quindi per poter perpetuarsi nel tempo. Allo stesso modo possiamo dire che ogni tradizione è frutto di un'innovazione, quindi è sempre stata un'innovazione che in qualche modo le comunità hanno ritenuto importante per la loro sopravvivenza e hanno trovato il modo di tramandarsi nel tempo. Quindi, visto da quest'ottica, tradizione e innovazione non sono più due sensi antitetici, ma in qualche modo recuperano il valore, se vogliamo, anche etimologico, quindi della tradizione, quindi del tramandarsi, e quindi l'innovazione e la tradizione sono sempre un passaggio di mani in un'ottica evolutiva.